Rieccoci quest'oggi, come potete vedere, con un nuovo video e come vedete con i tarocchi di Milo Manara. Allora, molti di voi mi hanno chiesto più e più volte, anche nei consulti, di usare questo mazzo. Io non l'ho mai fatto perché diciamo che è, a mio avviso, più complesso per quanto riguarda, ecco, il dedurre direttamente dalle immagini i significati del singolo arcano, quindi anche proprio per aiutare voi comunque ad avere la stesa molto più chiaramente di fronte ai vostri occhi, in modo che le illustrazioni potessero sempre più o meno rispecchiare quello che veniva da me detto. Con Manara e con questi tarocchi non si può fare, o almeno non in maniera, ecco, totalizzante, perché chiaramente Manara, rispetto ai singoli arcani maggiori e minori, sceglie come illustrazione, io vi ho portato queste tre carte da esempio, soltanto uno dei tantissimi significati della carta, generalmente il meno, diciamo, conosciuto, ok? Vi faccio appunto un esempio. Qui abbiamo il 2 di spade. Vedete, viene sottolineata più che altro, più che la rivalità, diciamo, proprio l'invidia nel notare il successo appunto di un eventuale concorrente, quindi viene sottolineato questo aspetto da questo finto e anche maligno sorriso, direi, nei confronti appunto di questo riconoscimento importante al proprio rivale. Noi sappiamo che il 2 di spade ha tantissimi altri significati. Qui abbiamo la carta dell'imperatore, il quarto arcano maggiore. Come potete vedere, sì, l'imperatore sicuramente è un uomo forte, un uomo coraggioso ed è un uomo che viene ritratto come, diciamo, ecco, una figura molto forte, molto ovviamente potente, anche proprio fisicamente, quindi come un guerriero, quindi non come il solito imperatore seduto sul trono, in realtà come un uomo che combatte, ma viene sottolineato il senso del possesso. Difatti sì, salva questa giovane per poi volerla. Ok? Quindi comunque viene sottolineato dell'imperatore un rapporto a volte prevaricante, un po' tirannico. Qui abbiamo il 4 d'acqua, che ovviamente rappresenta il 4 di coppe. Vedete, qui abbiamo questa giovane bellissima, perché lui secondo me disegna veramente in maniera eccellente, questa bellissima ragazza che viene colta in un momento di quotidianità, sta raccogliendo l'acqua da, ecco, questi indigeni che ovviamente la guardano con fare particolarmente lussurioso, quindi evidentemente il 4 di coppe viene identificato come un voler sfuggire alla noia appunto della quotidianità anche con mezzi appunto prevaricanti, quindi non sempre puliti, a discapito di un'altra persona, quindi c'è comunque anche un limite di possessività e anche di aggressività in questa carta, ok? Quindi significato che del 4 di coppe solitamente non si va sempre a sottolineare. Quindi, ripeto, sono delle carte molto particolari. Siccome me l'avete chiesto, ovviamente, come sempre, io amo venirvi incontro e quindi ho deciso di utilizzare comunque il mazzo per questa stesa e tante altre stese. Chiaramente, però, ragazzi, le stese fatte con Manara hanno un taglio prettamente esplicito, quindi piuttosto, ecco, sul filone erotico e sensuale. Queste sono tra le tre carte più tranquille, diciamo così, altre sono estremamente appunto esplicite, ma chiaramente sempre con argomento di tipo erotico sentimentale, quindi con i tarocchi di Manara non si possono
per logica ovviamente affrontare delle stese inerenti per esempio l'aspetto professionale piuttosto che l'aspetto economico-finanziario, d'accordo? Quindi saranno chiaramente sempre delle stese inerenti l'amore, il desiderio, la sessualità e i sentimenti. Come potete vedere sono carte che presentano anche un forte abbinamento con i segni zodiacali, questo è importante. Vedete per esempio il 2 di spade con la bilancia, l'imperatore con l'ariete e il 4 d'acqua, 4 di coppe con il segno del cancro. Quindi è importante anche in caso si per esempio effettui una stesa ove si voglia capire il segno zodiacale magari di una nuova persona, una persona nuova che è entrata nella vostra vita o che entrerà a far parte della vostra vita. Comunque, sicuramente è un mazzo molto bello. Milo Manara è, a mio avviso, non voglio sicuramente offendere nessun altro, però a mio avviso è il fumettista contemporaneo ovviamente migliore in Italia. Io ho sempre amato le sue illustrazioni. Manara è nato il 12 settembre del 45, se non ricordo male, quindi sotto il segno della Vergine, quindi intelligente e attento a tutti i minimi particolari, motivo per cui evidentemente appunto ha scelto dei significati delle carte, probabilmente il significato magari meno conosciuto, ma comunque più forse rappresentativo, soprattutto di determinate situazioni. Quindi Manara è conosciuto, ragazzi, a livello anche internazionale, soprattutto proprio per le sue illustrazioni che hanno sempre, come potete vedere, come protagonista il corpo femminile, anche quello maschile, però generalmente il corpo femminile, ma non nelle valenze estetiche, ok? Cioè Manara non vuole dare un giudizio fisico sul come debba essere una donna più o meno bella, piuttosto che, cioè lui non si ferma all'estetica, ma vuole rappresentare il corpo della donna, diciamo ecco, nelle caratterizzazioni più intime, quindi per quanto concerne i moti dell'animo, gli impulsi, quegli istinti primordiali, erotico-emotivi che caratterizzano tutti noi e che sono visibili nel corpo e attraverso il corpo. Quindi il corpo viene visto da Manara come un veicolo di cosa? Di emozioni che trapelano inevitabilmente, ma anche vedete di istinti, anche gli istinti magari non proprio, diciamo così, ecco, consoni alla quotidianità, situazioni proibite, tabù, quel qualcosa di cui magari ci si vergogna, di cui l'altra persona non ci parla, ma che invece, soprattutto con questi tarocchi, ecco, poi emerge inevitabilmente. Quindi avrete già capito, ovviamente, che le stese con le opere di Manara, perché sono delle opere, questi tarocchi, poi li vedrete man mano che faremo le varie stese, e già da questa stessa stesa appunto, ecco, sono delle stese estremamente dettagliate, che possono anche permettervi di scoprire evidentemente dei lati magari appunto rimasti sopiti, volutamente celati dall'altra persona, per esempio dalla persona che state frequentando, ok? Perché il corpo è un veicolo, ok? Sul corpo si scrivono poi le nostre emozioni, ma anche i nostri istinti che non possono essere celati. Vedete come anche questo ghigno, no? Questa finta felicità che in realtà nasconde una profonda invidia. Ora, di che cosa ci occuperemo in questa stesa? Quindi utilizzando appunto il mazzo dei tarocchi appunto di Manara. Ci occuperemo di una persona con la quale voi non siete più in contatto, comunque una persona che ha fatto parte della vostra vita erotico-sentimentale, questo per forza, e vogliamo cercare di curiosare, diciamo così,
nella sua vita erotico-sentimentale, per capire se questa persona sia ancora attratta da voi o se abbia già trovato altro, se questa persona si sia già consolata, per esempio, altrove. Quindi se vi sta ancora pensando, se vi desidera, oppure se appunto ha già trovato altro. Per rispondere a queste domande utilizzerò un metodo che io ho già usato molto spesso e uso molto spesso sul canale, il metodo a 8 carte o 7+1, come dico sempre io, dove il +1 sta appunto per la carta a mio avviso più importante che caratterizza le stese tarologiche, ossia appunto il consiglio degli arcani per riuscire a gestire al meglio il futuro, perché la tarologia, lo ripeto sempre, è a questo che serve, ok? Per gestire al meglio il positivo e il negativo. Direi dunque che possiamo iniziare a mescolare il mazzo dei tarocchi di Manara e dunque lasciamoci guidare dal principio di sincronicità. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come sempre, allontaniamo il resto del mazzo. Come potete vedere, appunto, qui abbiamo la famosa stesa, appunto, a 8 carte. Prima posizione, ci occupiamo del presente, cioè ad oggi questa persona cosa pensa di voi. Seconda carta, cerchiamo di capire il bello che questa persona vede ancora di voi, magari proprio anche a livello estetico, quindi cerchiamo di capire se questa persona sia ancora attratta da voi. Carta opposta, quindi i pro, e qui abbiamo i contro della situazione, cioè cerchiamo di capire effettivamente quali possano essere gli elementi negativi, motivo per cui magari questa persona potrebbe non avervi cercato. In questa posizione abbiamo appunto l'ambiente esterno, se possa essere attratta da qualcun altro, per quali motivazioni, eccetera. Posizione centrale nel cuore della stesa, cosa ha nel cuore questa persona. Terzultima carta è il karma, cioè quello che ancora voi dovrete andare a vivere con questa persona. Penultima carta, ovviamente, il consiglio degli arcani. Ultima carta, che cosa accadrà tra voi e questa persona? Cioè, se quello che questa persona prova e desidera ancora da voi, porterà questa persona magari a ricontattarvi. Iniziamo dunque, ragazzi, con la prima carta, cioè cerchiamo quindi di capire questa persona come sta senza di voi. Allora, mamma mia. Allora, qui iniziamo già con la carta dell'eremita. Allora, come sta? Sta sola questa persona. Allora, però evidentemente per voi questa persona provava tanto, perché sicuramente è una persona che diciamo, ecco, fa vita ritirata. Ora, non è detto che questa persona non esca con gli amici, che non provi a divertirsi. L'eremita parla di solitudine interiore, quindi questa è una persona che dentro si sente, vedete, completamente vuota. Cosa sta facendo questo, diciamo, personaggio, se vogliamo anche molto particolare, dalla testa di lupo, ok? Sta guardando dentro se stesso, ok? Quindi è una persona che sta riflettendo e si sta anche magari ponendo delle domande su quello che possa essere accaduto tra di voi, al punto da spingervi
ad allontanarvi e magari ad allontanare anche voi. Potreste essere state voi a voler chiudere la storia o anche lui, ma questa persona ci sta riflettendo, perché l'eremita è una carta che parla di chi riflette. Tra l'altro, come vedete, ovviamente questa è una carta legata al segno della Vergine, quindi tanto riflettere, pensarci su tanto. Quindi solitudine, ragionamento, meditazione, razionalità, ricerca di una verità e isolamento però voluto, cercato, quindi non subito. Ok, quindi questa persona sta cercando di guardar bene a ciò che... Ok, quindi questa persona sta cercando di vedere bene nel vostro passato, nel suo presente ed eventualmente anche nel suo futuro. Quindi sta cercando di capire quale strada prendere per poter sicuramente avere un futuro decisamente migliore. Qui abbiamo veramente una carta anche proprio a livello iconografico che ci rimanda alla sensazione, ad una sensazione di amarezza interiore molto profonda, ok? Comunque una persona che sta cercando la sua saggezza. Per quanto concerne il rispondere già alla domanda, cioè questa persona potrebbe avervi sostituito, l'eremita ci dice assolutamente no, ossia potrebbe frequentare 100 persone, ma dentro è questo. Vediamo ragazzi in questa posizione che cosa lui vede di bello ancora ovviamente in voi. Allora, qui abbiamo il 9 d'acqua. Allora, come potete vedere, questa bellissima ragazza mostra le proprie grazie chiaramente in pubblico e le fa vedere in maniera molto spudorata, quindi un pubblico che non può non apprezzare. Quindi questa persona dà per scontato di avere veramente tantissimi rivali con questo 9 di coppe. Una persona che diciamo vi vede a volte o vi immagina anche molto spregiudicate, come donne comunque anche capaci di farlo soffrire in caso lui possa voler tornare da voi. Ma perché questa persona, ripeto, dà per scontato che voi non siate sole o che comunque al vostro fianco ci possano essere molte persone interessate, diciamo così, ecco, ad un rapporto con voi molto importante e intenso. Sicuramente vi vede quindi come una donna bella, tra l'altro guardate legata al segno dei pesci, quindi ovviamente alla molteplicità, una donna bella quindi ammirata da più persone. Una donna comunque sì che potrebbe a volte esibire qualcosa di sé, ripeto, vi vede comunque delle donne molto spregiudicate, voi potreste anche non esserlo, per l'amor del cielo, ma lui vi vede così, evidentemente una persona molto gelosa, ok? Quindi una persona che magari anche in una foto che voi potreste postare sui social vede chissà cosa, ok? Una foto profilo su WhatsApp, quindi comunque una persona ancora gelosa evidentemente e che nota o dà per scontato che voi abbiate altre persone pronte chiaramente a godere, a saziarsi della vostra bellezza. Il 9 di coppe è una carta che parla di appunto sazietà, di soddisfazione, quindi una persona che sicuramente vi immagina ecco già comunque presso altri lidi o che comunque voi lo abbiate dimenticato. Questo da una parte può fargli male chiaramente, ma dall'altra non può altro che esserne comunque attratto. Il 9 di coppe è una carta che parla di bellezza, di perfezione fisica, quindi questa persona vi vede di una bellezza incredibile, quindi sì, è tremendamente attratta da voi ancora questa persona, quindi sicuramente già da queste due carte la risposta è un doppio no, questa persona le altre manco le vede ragazzi, Vediamo a questo punto che cos'ha nel cuore questa persona. Allora, qui abbiamo la carta dell'appeso, la carta della punizione. Allora, evidentemente sa di averla combinata però, ragazzi miei, perché la carta della punizione è un castrarsi.
Vedete? Cioè, evidentemente questa persona sente di non meritare le vostre attenzioni, quindi è come se in questo momento si fosse messo in punizione da solo, lì nell'angolo della stanza, proprio perché si rende conto che evidentemente ha sbagliato tanto con voi. Questo eremita gli è servito, questa riflessione evidentemente serve. Vedete, qui abbiamo questo signore che praticamente ecco, schiaffeggia questa ragazza, non in volto chiaramente, ma chiaramente è una persona che in questo momento è pentita di quello che ha fatto, è pentita, è una persona che con l'eremita e l'appeso potrebbe proprio parlare di chi rifiuta rapporti fisici. E lo fa non tanto perché non ne avrebbe bisogno, anche semplicemente ragazzi a livello fisiologico, ma di chi non lo fa perché si sente in colpa per determinate situazioni che lui ha provocato con voi. Quindi chi ha scelto questa stesa per il principio di sincronicità evidentemente ha frequentato sì una persona che può essersi comportata non bene, ma che ad oggi, stando lontana da voi, questa persona in qualche modo si è pentita tanto di quello che potrebbe aver fatto, al punto che potrebbe proprio decidere di non far più nulla proprio per punirsi. È una sorta di autocastrazione, ok? Quindi sono comunque carte che portano alla solitudine, comunque sia, quindi carte che ci parlano di chi in realtà, diciamo, ecco, rifiuta perché non ritiene sicuramente che ci possano essere persone alla vostra altezza. Non le trovate e neanche le cerca, però, sinceramente, con la carta dell'appeso, eh. L'appeso ci parla di chi comunque conta di aspettare ancora, in caso voi stiate aspettando appunto un ritorno da parte di questa persona. L'appeso parla di chi comunque vuole ancora aspettare il momento giusto, poi lo vedremo comunque nelle carte del futuro, però per ora nella sua testolina, nel suo cuore c'è il desiderio ancora di espiare delle colpe. Caspita! Eh sì, questa persona è pentita, eh? Ovviamente si è resa conto di quello che ha perso, ha sbagliato tanto. Potremmo dire, ben gli sta, ecco. Allora, vediamo ragazzi ora in questa posizione invece appunto che cosa questa persona, diciamo, ecco, ancora ha come criticità, quindi cerchiamo di capire effettivamente su cosa non avere ancora particolare fiducia parlando di questa persona. Allora, la carta della morte, bene. Allora, questa persona sta espiando, questa persona sta riflettendo, ma questa persona ha ancora paura del cambiamento, non si sente ancora pronta per affrontare il cambiamento che chiaramente la morte porta con sé, perché la morte è in accezione negativa, ok? Quindi questa è una persona che non vuole ancora fare, diciamo, quel passo in più, diciamo, quel giro di boa necessario per poter cambiare anche il suo modo di ragionare, le abitudini e quindi per non combinare più i danni che ha combinato, per esempio, stando con voi, motivo per cui tra di voi potrebbe essere finita, ok? Quindi è ancora, diciamo, questa persona in uno stadio intermedio, ok? Quindi sta riflettendo, sta espiando, per carità, ha capito di aver sbagliato, si sta mangiando le mani perché ha perso tanto, vi vede come una donna di straordinaria bellezza, però non si sente ancora questa persona pronta per affrontare un cambiamento così importante, quindi evidentemente tornare da voi completamente cambiata. Evidentemente ragazzi l'ha combinata grossa sta persona, cioè addirittura da non sentirsi pronto o pronta al cambiamento, voglio dire, sicuramente questa persona dovrebbe cambiare molto della sua interiorità, motivo per cui non riesce a farlo. E neanche paura, perché non è soltanto una carta che ci parla di una volontà nel non procedere verso il cambiamento, è anche legata alle paure che sono, diciamo, però umane, fisiologiche, cioè aver paura di cambiare
È chiaro che sicuramente è una paura che può riguardare chiunque di noi. Vediamo ragazzi ora in questa posizione l'ambiente che lo circonda. Allora, e qui abbiamo la carta delle stelle. Allora sì, questa è una persona molto corteggiata, quindi è una persona veramente molto richiesta, è una persona che volendo potrebbe sicuramente avere molte persone. Quindi certamente il fatto di essersi chiusa in eremitaggio, diciamo, il fatto di castrarsi, di pensare solo a voi, di vedere voi come unica donna bella veramente per lui, con queste stelle è un dato ancora più importante. Quindi questa è una persona corteggiata che potrebbe avere appunto più donne disposte a fare veramente di tutto per lui. È una persona, ripeto, corteggiata, è una persona sì circondata, diciamo, ecco, da molte persone. Le stelle possono parlare anche di social, quindi sicuramente questa persona non è soltanto bella esteticamente o comunque non piace soltanto, ma è anche una persona che ha la possibilità di vedere e frequentare più persone. Questo è il simbolo dell'acquario, ragazzi, quindi sicuramente una persona che ha magari molte amicizie, che per esempio ecco viaggia molto sui social o che viaggia per lavoro o comunque una persona di bell'aspetto. Quindi sicuramente una persona che potrebbe averne diverse di opportunità. Quindi sì, qui di donne che lo corteggiano ce ne sono, perché la carta delle stelle parla di una pluralità di persone. Evidentemente però a lui importa molto poco, per non dire praticamente nulla. Quindi sicuramente questa è una riprova ancora in più del valore che voi avete agli occhi di questa persona. Allora, vediamo ragazzi invece in questa posizione il karma, cioè cerchiamo di capire nel vostro futuro che cosa vi aspetta, a prescindere chiaramente dalle vostre singole scelte. Allora, qui abbiamo la regina di bastoni. Allora, in realtà sarà tutto nelle vostre mani. La regina di bastoni è la consultante. Vedete, se voi vi offrirete a questa persona bastoni da un punto di vista fisico ed estetico, sicuramente questa persona non resisterà, ok? Quindi qui c'è una diciamo possibilità che voi decidiate di provocare fisicamente questa persona e di conseguenza questa diciamo situazione potrebbe procedere in maniera molto positiva, nel senso che potreste avere sicuramente rapporti fisici. Ripeto però che è tutto nelle mani della regina di bastoni, quindi pur essendo la posizione del karma, in realtà in questa storia il karma non ha voce in capitolo, voi avete voce in capitolo, voi siete il vostro karma, cioè in base alle scelte che voi andrete a fare, questa persona sicuramente sarà vostra. Quindi basterà semplicemente che voi dimostriate a questa persona di desiderarla fisicamente e questa persona tornerà ai vostri piedi. È una regina di bastoni, quindi l'aggancio è il sesso. L'aggancio è la bellezza, ma lo abbiamo detto con questo 9 di coppe, cioè questa persona senza di voi veramente si sente persa, si castra, cioè quindi figuriamoci che pensiero possa avere per tutte queste stelle, ok? Quindi in caso voi decidiate di lasciarvi andare alla sessualità con questa persona cade ai vostri piedi e vi torna. Per esempio attraverso comunque un accettare il suo ricontatto, piuttosto che magari ecco qualche foto particolarmente magari ecco sensuale sui social, piuttosto che foto profilo, cioè questa persona rimarrà assolutamente folgorata da voi e ve lo dimostrerà. Quindi sicuramente tutto è nelle vostre mani. Il karma tace in questo caso, siete voi il vostro karma, ok? Vediamo il consiglio però degli arcani. Allora, qui abbiamo il cavaliere di aria, quindi il rivale, quindi il cavaliere di spade. Allora, con il segno appunto dei gemelli. Allora, ragazzi, è chiaro che in questo caso sicuramente il cavaliere di aria rappresenta un'altra persona, quindi ha ragione
che voi potreste avere qualcun altro o che avrete qualcun altro. Qui c'è un rivale, quindi sicuramente in caso voi ad oggi siate single, questa persona arriverà nella vostra vita, quindi già vi avviso, qui c'è un'altra persona, non sarete più single. In caso voi abbiate un compagno, questo cavaliere è il vostro compagno, ok? È chiaro che, ragazzi, questo cavaliere è particolarmente possessivo e geloso, perché è un cavaliere di spade, quindi non darà vita facile al soggetto della stesa. È un cavaliere appunto di spade, quindi innanzitutto non è uno sciocco, cioè capisce immediatamente se ci possa essere qualche ritorno dal passato, anche perché come tutti i personaggi di spade controlla terribilmente, quindi vi controllerà per cercare di capire se voi possiate essere o meno diciamo fedeli. Il cavaliere di spade potrebbe appunto appartenere a un segno d'aria, quindi gemelli piuttosto che bilancia o acquario in seconda battuta, oppure averne l'ascendente, come dico sempre io, oppure appunto avere una forte presenza di segni d'aria nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quindi, come ho sempre detto, ovviamente quali sono questi pianeti? La Luna, Venere, Marte e Mercurio, d'accordo? Quindi comunque una forte presenza d'aria, ecco, nel vostro tema natale. Per quanto concerne l'età, generalmente i cavalieri si attestano tra i 35, 40 e 45, 50 anni, quindi diciamo un'età mediana, ok? Però sicuramente questa è una persona che lo innervosirà parecchio, perché è un acerrimo nemico. Ragazzi, è un cavaliere di spade, Cavaliere di spade ha una lingua lunga ed è pronto alla battaglia e soprattutto non vuole perdere. Quindi questa persona non vorrà assolutamente lasciarvi andare. Questa è una persona che, vedete, vorrà tenervi legate a lui. Quindi non dovete assolutamente preoccuparvi, perché comunque in caso siate single voi troverete sicuramente un'altra persona, anzi avrete due persone che si batteranno per voi. D'accordo? Vediamo ora, ragazzi, in ultima posizione appunto che cosa accadrà tra voi e questa persona. E qui abbiamo la regina di spade. Allora, la regina di spade è una carta, vedete, legata al segno della bilancia. È una carta che ci riporta ad un atteggiamento vostro, chiaramente, molto freddo, un atteggiamento diciamo anche molto severo. Tutti i personaggi di spade hanno la lingua lunga, quindi voi potreste in qualche modo comunque decidere di, diciamo così, comunque mettere in chiaro alcuni punti in riferimento a quello che è accaduto nel vostro passato. Voi cercherete le spade, cioè chiarezza, e non la darete vinta a questa persona. Né voi né questo cavaliere darete vita facile al soggetto della stesa. Anche perché in voi è presente, come tipico della regina di spade, diciamo un certo non so che di volontà interiore di fargliela pagare. Quindi voi agirete in modo da provocare questa persona. Vedete cosa sta facendo questa bellissima ragazza? Si sta mostrando. Quindi è una carta che parla di provocazione. Voi provocherete questa persona cercando di sedurla per, diciamo, vendetta, per non capriccio, ma comunque per vendetta, diciamo, per vendicare evidentemente i suoi comportamenti, e di conseguenza tenderete, diciamo, ecco, ad essere magari molto esplicite. Ripeto, vedendo questa persona potreste cercare di farla ingelosire, perché la carta della gelosia, quindi potreste decidere di far ingelosire questa persona. Magari in caso siate colleghi potreste dimostrare per esempio simpatia per un'altra persona. In caso siate impegnate potreste per esempio mostrare grande affiatamento con il vostro compagno. In caso siate single potreste far notare a questa persona una vita, ecco, mondana particolarmente fervida, anche in caso possa non essere assolutamente così. Cioè, vedete, c'è proprio la volontà di provocare, ok? Di far vedere ancora di più, di sottolineare a questa persona tutto ciò che ha perso.
D'accordo? Quindi è una sottile arte di seduzione questa, perché evidentemente a voi non è andata giù questa situazione e di conseguenza cercherete, diciamo, ecco, un po' di fargliela pagare, ma anche, diciamo, di in qualche modo cercare di chiarire in particolar modo la presenza di una energia femminile che o fa parte della sua schiera di conoscenza, queste grandiosissime conoscenze che lui ovviamente non percepisce neanche come esistenti, oppure una conoscenza che lui potrebbe fare prossimamente, appunto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, oppure una conoscenza, una presenza che era al fianco di questa persona già all'epoca quando vi frequentavate, potrebbe essere la moglie in caso tra di voi ci sia stata una storia clandestina. Comunque avrete interesse, diciamo, nel sottolineare la vostra bellezza rispetto soprattutto, ok, alle altre donne, ma anche nei confronti di un'energia femminile in particolare che vi ha sempre dato fastidio o vi darà particolarmente fastidio. Quindi sicuramente ci sarà una forte volontà, diciamo, ecco, nel fargliela pagare, ok? Quindi nel vendicarvi, mostrando in maniera molto maliziosa appunto a questa persona tutto ciò a cui ha rinunciato, ma anche e soprattutto per dimostrare a questa persona la differenza tra voi e le altre donne. Non solo, ragazzi, da un punto di vista estetico, ovviamente qui si sta anche parlando di una sorta di metafora. Potreste voler far capire a questa persona che ha perso tanto anche da un punto di vista interiore. La regina di spade è una donna comunque estremamente intelligente, d'accordo? Quindi è una donna che comunque si lega molto ad un uomo quando lo ama e che soffre molto quando viene delusa, ma che sa diventare anche molto cattiva perché è una regina di spade. Quindi, per quanto concerne la risposta alla domanda lui ha qualcun altro, si è già, diciamo, ecco, lasciato andare ad altre situazioni, mi ha già dimenticato e è attratto ancora da me. Questa persona pende dalle vostre labbra, basta un cenno, vedete, e questa persona torna assolutamente da voi. È chiaro che però questa situazione verrà vissuta in futuro da voi con le difese alzate nei confronti dell'eventuale ritorno da parte di questa persona. Cercherete di provocarlo in tutti i modi, anche per, ripeto, vendicarvi anche del comportamento assurdo e sciocco che evidentemente lui ha tenuto in passato. Questo vi divertirà tantissimo perché voi, come tipico della regina guerriera, ne uscirete assolutamente vincitrici, ma ragazzi, ve l'ho detto, che questa persona non ha occhi che per voi, quindi tutte queste stelle non le vede, per lui c'è solo oscurità, l'oscurità è il buio dell'eremita e dell'appeso, quindi questa persona sicuramente non vi ha mai dimenticato e non ha nessuna intenzione di farlo, al punto che questa persona veramente ne risentirà parecchio a seguito della vostra bellezza e di quello che gli farete notare possa appunto aver perso. Ma, ripeto, da parte vostra ci sarà comunque molta severità, soprattutto vorrete chiarire con questa persona la presenza, ripeto, fastidiosa di un'altra donna, di un'altra energia femminile che c'è sempre stata magari, ecco, tra di voi, oppure che ci sarà eventualmente tra però tutte queste varie conoscenze che per lui, ripeto, sono e saranno assolutamente tutte inutili. D'accordo? Non dimenticate ovviamente che per voi è in arrivo questo bellissimo cavaliere di spade, quindi in caso siate single sicuramente non lo rimarrete per molto tempo. Ovviamente ragazze, come sempre, io lo ripeto, queste sono stese interattive. In caso vogliate delle specifiche appunto particolareggiate in riferimento alla vostra e solo vostra situazione, basta contattarmi per un consulto privato all'indirizzo email che trovate in descrizione e a video. E in caso vogliate abbonarvi a soli pochissimi euro al mese, poco più di un caffè effettivamente al mese, avrete la possibilità di vedere anche degli ulteriori video riservati però solo ed esclusivamente agli abbonati. Dunque, ovviamente come sempre, per quanto concerne questa stesa termina qui.
Come sempre, ovviamente, mi raccomando, per quanto concerne voi, forza, coraggio e determinazione, ma la determinazione, la forza e il coraggio non vi mancheranno con questa regina di spade, vi vedo molto combattive e metterete i puntini sulle i per mettere un po' in riga, anzi rimettere un po' in riga questa persona. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, buon percorso karmico e a presto!